Benvenuti, cari spettatori di Stelle Turche Rivelate, nel rifugio dove i sospiri diventano racconti e le mezze verità trovano finalmente una forma. Prima di addentrarci in una storia capace di toccare corde sensibilissime, ricordate di iscrivervi, attivare la campanella e, se volete sostenere in modo speciale quello che facciamo, cliccate sul pulsante iscriviti per entrare ancora più vicino alla nostra famiglia. Oggi vi portiamo una rivelazione che ha incendiato i social e scosso i corridoi di tutta la televisione turca. Era una sera qualsiasi, una di quelle che sembrano non promettere sorprese, e invece succede. Nel mormorio discreto di un caffè raccolto, incastonato tra le vie antiche di Istanbul, Cemre Arda ha lasciato sfuggire parole che hanno riaperto un capitolo che molti credevano chiuso. Non un proclama, non un annuncio, un filo di voce, come una confessione scappata dal cuore. Gökberk non esce dalla mia testa, e l'idea di tornare mi spaventa. Nessuna leggerezza. Erano parole maturate in silenzio, lucidate dalla solitudine, goccia dopo goccia, fino a scavare dentro. Chi era con lei quella sera sostiene che lo sguardo di Cemre oscillasse tra il desiderio di ciò che è stato e il timore di ciò che potrebbe ancora accadere. La storia tra Cemre Arda e Gökberk YLDRM non è mai stata un'amoretta da copertina o una semplice intesa nata sul set. Fin dal primo Chuck si è avvertita quella vibrazione che soltanto le anime affini riescono a generare quando si incrociano. In tanti hanno parlato di chimica professionale, altri, più romantici, hanno giurato di percepire un legame che andava oltre la telecamera. Loro, almeno pubblicamente, non hanno mai messo etichette. Eppure, in certi scambi di sguardi, in gesti mai totalmente casuali, in risate trattenute ma piene, si intravedeva un'altra verità. Quella che non ha bisogno di essere urlata per esistere. Poi, all'improvviso, lo strappo. Nessun comunicato, nessuna spiegazione. Soltanto un vuoto. Un silenzio che ha pesato settimane, mesi, e che adesso, con quella frase rubata a una serata d'autunno, si riempie di nuovi sensi, di domande sospese. A volte mi sveglio e mi chiedo come sarebbe andata se non ci fossimo lasciati scivolare via. Avrebbe ammesso Cemre alla sua amica più fidata, lasciando trapelare una nostalgia che ancora cerca pace. Il suo è un conflitto profondo, la tentazione di abbandonarsi a un ricordo luminoso e il timore di ritrovarsi negli stessi angoli bui che li avevano divisi. Il peso della fama, l'attenzione incessante, l'amore trasformato in un bene comune da commentare, giudicare, misurare. Tutto questo, per Cemre, ha cominciato a somigliare a una catena invisibile. C'era un momento in cui sentivo che la mia storia non mi apparteneva più, avrebbe sussurrato, con la voce incrinata. Dall'altra parte, Gökberk YLDRM, concentrato sui propri progetti, non è mai apparso davvero distante da ciò che lo ha toccato a fondo. Ed è impossibile ignorare il peso di una frase che si è lasciato scappare, quasi senza pensarci, durante un'intervista informale con un blogger. Certi ricordi non si lavano via. Alla luce della confidenza di Cemre, quelle parole cambiano timbro, come se contenessero un messaggio indiretto, un richiamo a qualcosa rimasto lì, tra loro. E come accade sempre quando due esistenze toccano corde comuni, il pubblico non resta a guardare. In poche ore i social sono esplosi, gli hashtag cancelletto Gökcem, cancelletto seconda occasione, cancelletto ritorno dell'amore sono balzati ai trend. Alcuni fan giurano di aver scorto Cemre scorrere vecchie chat sul telefono. Altri sostengono che Gökberk abbia condiviso per errore una melodia che i due ascoltavano durante le prove. Forse non sapremo mai se sia tutto vero, ma nel mondo di chi li segue con affetto, ogni dettaglio diventa indizio, ogni segnale una speranza che riprende colore. Quello che ha toccato più nel profondo, però, è stata la frase finale di Cemre, detta con onestà disarmante: se lui mi cercasse, non so se saprei dirgli di no, ma temo di soffrire ancora. Un'ammissione fragile, umanissima, che ha colpito chiunque conosca la pena degli amori lasciati in sospeso, la voglia di tornare e la paura di cadere nello stesso punto. Un'amica le avrebbe domandato con cautela, ma anche con un affetto che legge oltre le difese: e se fosse lui, in realtà, a starti aspettando? Cemre è rimasta in silenzio, come sorpresa dall'idea stessa, come se quella possibilità fosse arrivata solo in quel momento con la forza di un'onda. E se foste ancora scritti l'uno nell'altra, le ha sussurrato la stessa amica, quasi temendo di dire troppo. Nei giorni successivi, l'attrice è apparsa assorta, irraggiungibile, come sospesa tra due correnti.
Chi le è vicino racconta che abbia tirato fuori vecchie lettere, foto che non ha mai avuto il coraggio di cancellare, ricordi che aveva provato invano a lasciare alle spalle. Forse ho sbagliato. O forse stavo solo cercando di proteggermi, avrebbe mormorato, guardando un'immagine scattata in un giorno di sole, quando tutto sembrava semplice. Intanto, su un set avvolto di luci e finzione, è accaduto qualcosa che la troupe non dimenticherà facilmente. Durante una scena romantica, Gökberk si è fermato all'improvviso, lo sguardo perso come se un riflesso di memoria gli avesse attraversato il petto. A volte basta un frammento per capire che un sentimento non è mai davvero evaporato. I programmi televisivi hanno iniziato a dedicare speciali alla loro parabola. I fan hanno ripescato le scene più intense delle loro collaborazioni, definendole frammenti di un amore rimasto sospeso. Un giornalista, in un incontro stampa, ha chiesto a Gökberk cosa pensasse oggi di Cemre. La sua risposta, breve e rivelatrice: nella mia vita c'è uno spazio che porta il suo nome. È bastato questo per riaccendere gli sguardi, i commenti, le ipotesi. Dal canto suo, Cemre, intervistata da una rivista di moda, ha lasciato cadere una frase che non ha bisogno di destinatari espliciti. A volte ti allontani per salvarti, ma il cuore non chiede mai il permesso alla testa. Nessun nome, ma non serve un detective per capire a chi fosse indirizzato quel pensiero. Intanto, mentre le supposizioni crescono come erba alta dopo la pioggia, un'indiscrezione tenace si insinua tra gli addetti ai lavori. Cemre Arda e Gökberk YLDRM sarebbero stati invitati allo stesso gala di beneficenza in programma a Istanbul tra poche settimane. Un evento mondano, elegante, impossibile da eludere se si fa parte di quel mondo. Sarebbe il momento del contatto, dello sguardo ritrovato? Sarebbe il luogo dove due traiettorie, allontanate da 1000 scelte e 1000 paure, potrebbero incrociarsi di nuovo? C'è chi giura che gli organizzatori li abbiano messi a tavoli distanti, ma abbastanza vicini da incrociare i passi al buffet. C'è chi sostiene che le liste siano ancora in movimento e che qualcuno stia orchestrando un incontro quasi provvidenziale. I fan, nel frattempo, non aspettano. Messaggi, video, collage, gruppi che si organizzano per presidiare l'ingresso dell'hotel che ospiterà la serata. Dediche, luci di telefono pronte ad accendersi al primo sorriso, al primo saluto, alla prima fotografia rubata. C'è una fame di lieto fine, certo, ma anche una sete di verità. Capire se quell'intesa che ha incantato milioni di persone era un riflesso di qualcosa che viveva davvero o se era un trucco ben riuscito di scena. Tra i commenti spunta di tutto: chi invita alla prudenza, chi sogna a voce alta, chi ricorda che anche gli artisti sono esseri umani, fragili, pieni di contraddizioni. E proprio le contraddizioni rendono questi giorni così intensi. Da una parte, la lucidità che ti dice di non toccare una ferita ancora in guarigione, dall'altra, quel brivido che ti spinge a rischiare, perché certe occasioni non tornano. Ci sono abbracci che non hai dato e che ti inseguono, avrebbe scritto Cemre in un appunto, poi rimasto chiuso in un cassetto. E ci sono strade che riconosci a occhi chiusi, avrebbe pensato Gökberk mentre, finita la giornata di riprese, restava in macchina ad ascoltare una canzone che, chissà come, sa sempre di lei. Nelle redazioni si moltiplicano le domande. Qualcuno sussurra che un marchio di lusso avrebbe offerto a Cemre un abito che sembra cucito per farsi ricordare. Altri dicono che Gökberk stia valutando se fermarsi a lungo in sala o scomparire presto. Come fanno quelli che non vogliono concedere troppo spazio ai sentimenti quando gli occhi del mondo sono puntati addosso? I loro stylist parlano a mezza voce, i manager sorridono senza rispondere. Tutto tace e niente è davvero silenzioso. Ci sono indizi che fanno sognare. Una stories di Cemre con un tramonto sul Bosforo, una didascalia che sembra una domanda. Una foto di Gökberk in studio, cuffie in testa, inquadrato di profilo, con una traccia dal titolo volutamente criptico. Un like scappato, cancellato dopo pochi minuti, ma catturato da chi ormai conosce ogni loro gesto. L'universo digital ha la memoria lunga, e quando due nomi come i loro tornano a sfiorarsi, l'eco non si spegne subito. Eppure, al di là del rumore, resta l'essenziale. Due persone che hanno incrociato le loro strade, si sono riconosciute, poi perse e ora forse richiamate da una forza che non si può spiegare solo con la nostalgia. Non so se vorrei tornare indietro, avrebbe ammesso Cemre guardando il proprio riflesso, o se vorrei tornare avanti con lui. È una sfumatura importante, non rimettere semplicemente i piedi dove erano, ma trovare una via nuova, più sincera, più loro.
Questo è il nodo che stringe lo stomaco, la differenza tra ripetere e rinascere. Gökeberg, dal canto suo, sembra aver smesso di fingere indifferenza. In un incontro con i fan, a una domanda che scivolava su quel territorio, ha sorriso appena. Ci sono persone che ti cambiano il modo di guardare le mattine, ha detto. Nessun nome, ma l'immagine è potente. Poco dopo, chi era presente giura di aver visto i suoi occhi diventare lucidi un istante, come se un ricordo avesse bussato. Cose che capitano quando il cuore si fa strada tra le pieghe delle giornate organizzate. E così arriviamo alla vigilia dei giorni che contano. Allo stillicidio di attese, al ronzio degli studi televisivi, agli ultimi ritocchi prima del gala. C'è chi prepara le domande, chi le evita, chi spera in uno scatto ravvicinato che dica più di 1000 parole. I fan immaginano il momento esatto in cui si rivedranno. Si incroceranno nella hall? Nel giardino interno dove le luci fanno sembrare magico anche il silenzio? O forse su una scala, con il rumore lontano dell'orchestra e l'odore dei fiori, proprio donde tutto potrebbe ricominciare? La domanda più grande resta sospesa come una nota tenuta a lungo. Il tempo saprà dare loro il coraggio di rimettere insieme ciò che non si è mai spezzato del tutto. È una domanda che ci riguarda tutti, in fondo, perché parla di seconde possibilità e di risposte che tardano ad arrivare. Parla di amori che non finiscono, ma cambiano forma, restano sotto pelle, aspettano il momento giusto per dire la loro. E mentre ci prepariamo a scoprire se la vita deciderà di sorprendere ancora, lo chiediamo anche a voi. Secondo voi, Gökeberg, YLDRM e Cemre Arda dovrebbero concedersi un'altra chance? Pensate che sia giusto rischiare tutto per qualcosa che potrebbe ridare luce a due vite? Scriveteci nei commenti cosa ne pensate, raccontateci la vostra, suggeriteci anche quali altre stelle vorreste vedere qui, nelle nostre prossime narrazioni. E non dimenticate di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate, mettere un like e sostenere il canale cliccando sul pulsante iscriviti. La vostra presenza rende possibile ogni storia che scegliamo di raccontare. Alla prossima rivelazione, sempre qui, dove i sussurri trovano voce e il cuore, finalmente, smette di parlare da solo.